Mi chiamo Fabio e sono un investigatore del paranormale. Il mondo dell'occulto fa da sempre parte della mia vita e in questi anni ho catturato dei fenomeni a cui ancora oggi non so dare una spiegazione. Insieme alla mia troupe giriamo per tutto il paese alla ricerca dei luoghi infestati su cui indagare. Qualcosina nera per i capelli. Che c***o è venuto giù? Siete pronti a cominciare questa avventura? Nella puntata precedente. Mi è venuto realmente da ridere. Questa risata proprio isterica, è brutto. Tu sai che questa sera noi abbiamo portato qualcosa per te. Cosa stai facendo? Nulla. Stavo riprendendo, posso guardare anche il telefono? Sì, ma raga, cerchiamo di stare calmi. Perché vi sento un po' agitati stasera, eh? Sei tu che rapinavi i bambini e li mangiavi? Li uccidevi? Facciamo un giro qua di perlustrazione fuori dalla casa. Raga, chi mi ha toccato? Era casa tua questa? Ma non fa pochissimo. Ed è buonissimo. La forza di energia è sempre stata. Daniele, prova a estrarre una carta. Magari vuole dirci qualcosa tramite la carta? Le streghe d'oggi sono le cartomanti, quindi magari la lettura del futuro, la lettura di un qualcosa di esoterico magari era anche suo. Ecco, la carta che è saltata fuori, che dava più senso a questo mazzo in questo momento, è l'uomo che è venuto fuori con il ruscello e questo tronco di albero seduto. E qui diciamo che siamo veramente al caso, quindi Sì, praticamente come se ti dicesse il castagno, il ruscello, perché sì. qui c'è la sorgente. Esatto. E sì, questo è proprio un indizio di andare proprio là. Secondo me lei è là. Ah, ok. Lei è là. La sua presenza più forte è là. La sua energia è rimasta là per ben 300 anni. Guarda il K2! Non l'ho visto, l'ho ripreso ma non l'ho visto. Tutte le volte che uso le carte lei spunta. Mi vengono i brividi. Lei spunta sempre quando io parlo di queste cose. Perché lei sa che è la verità. Possiamo fare un altro esperimento? Giusto così? Vai. Proviamo a chiederle perché ci vuole là, tramite un'altra carta. Magari Vai, vuole, ci sto. magari vuole Bravo. dirci un qualcosa. Bravo. E vediamo se appunto il K2 si illumina. Eccola. Oh. La dama e il fanciullo. Quindi tu dici il fanciullo che sta adescando? La sua casa. Fanciullo che arriva alla sua casa e lei con l'inganno. Raga, e qua c'è la casa. Vediamo se il K2 magari le riesce a... E l'angelo con la falce. Che sta a indicare la morte? Che sta a indicare la morte. I riscontri ottenuti con l'utilizzo dei tarocchi stanno dando rilevanza alla vicenda che prende luogo in questo posto. E proprio mentre stavamo facendo delle teorie su quanto accaduto, una delle nostre telecamere riprende qualcosa di agghiacciante. Una strana nebulosa bianca appare all'improvviso e sembra venire verso di noi. A questo punto non avevamo più dubbi. L'entità che stavamo cercando si era manifestata proprio in mezzo a noi. Forse attirata proprio da questo antico mezzo di comunicazione. Quindi è così? Strega? In questa casa uccidevi le tue vittime. Eccola. È così? Lo sai che non siamo venuti qua per giudicarti.
Ormai quello che è fatto è fatto. Siamo venuti solo per poter affermare che qua c'è ancora il tuo spirito, la tua anima. È giusto il nostro ragionamento? Ok, io proverei a entrare dentro. Pronti? Sì. Permesso. Messo. Se ti ricordi, Andrea, quando siamo venuti qua la prima volta che abbiamo fatto l'indagine, tu eri proprio in questo punto, Sì. ed io ero proprio in questo. Sì. E in quest'area abbiamo percepito ben 2 rumori. Il primo rumore, come se qualcuno al vetro stesse bussando. Sì, è vero. E mi viene da dire, da farvi vedere che non ci sono vetri. Il secondo, come se qualcuno bussava sulla parete esterna. Era più ovattato, più tipo Bravo, così. bravo. Strega! Ti dà fastidio che ti chiamo così? Strega! Raga, però, cioè, sono troppo marcati questi, cioè, come se fossero passi, eh? Cioè, non c'è niente qua. Perché sei stoppata? Aspetta. È stoppata la camera? Sì, e c'ho l'1%, strano. Aspetta. Ok, questa si No. Allora, Fabio, secondo me, con la teoria di prima, rilevamento del voto tra la finestra e te. La fine qui? Tra la finestra e te, rilevamento del volto. Ok. In questo momento l'aria all'interno dell'abitazione inizia a farsi pesante, quando ad un tratto le batterie della telecamera di Andrea, il nostro cameraman, si è scaricata improvvisamente. Ma subito dopo questo evento, lo stesso, che mi stava riprendendo, ha rilevato un volto tra la mia figura e la finestra. Riguardando le inquadrature, abbiamo notato che mentre si verifica questa anomalia, appare una sfera di luce proprio in corrispondenza della posizione indicata da Andrea. Chi è questa entità che continua a seguirci? Si tratta realmente della strega che sta cercando di proteggere i suoi segreti? Oppure di qualche vittima che sta cercando di aiutarci? Però dico sempre la mia. Lei qui c'entra ben poco. Cioè, la leggenda parla di una casa, di un albero. E la casa è esistente. Questa qui non è una casotta di contadini. Sì? Perché io conosco queste zone. C'è le casettine di 2 metri per 2 metri, che era una volta un po' il ripostiglio degli utensili. Certo. Questa è proprio una casa perché non si vede, è sbiadito, ma sulla punta della casa c'è scritto proprio Villa Tizio Bravo, Caio, bravo. che adesso non è proprio bene leggibile, quindi era una villa questa. Tripon. Trepon. Trepon, sì, bravo. esatto, Trepon. Bravissimo. Tripon dovrebbe essere. No, Trepon. Vabbè, o Tripon o Trepon, è sbiadito, non si vede. Bravissimo. Però comunque sia, anche qui dentro l'altra volta ha interagito ben poco. Infatti anche la carta stessa dice come se ci invitasse a dire venite là che vi dico. Questo è quel che io ho sentito, quel che sento, quel che provo. Poi magari sono sempre teorie. Certo. Strega, sei qui?
Ci stai spiando dalla tua finestra? Avvicinati alla finestra. Fai illuminare lo strumento che ho appoggiato lì sopra. Ok, fallo cadere, dai. Scusa, non ti ho visto, sei illuminato? Sì, si è illuminato ancora. Prendi tutta l'energia. Facci sentire la tua rabbia. Prova a buttarlo per terra. Facci vedere quanto sei incazzata. Sappiamo che ti hanno impiccata. Rosa. Vorresti parlare con noi ancora? Dacci un segno. Fai illuminare il K2, lo strumento che ho messo sopra il tuo davanzale. Oppure, domanda, fallo illuminare se vuoi che tiriamo fuori le carte per capire cosa tu voglia dirci. Vuoi interagire con le carte? Magari tramite delle figure vuoi interagire. Qui ha poca energia. Sì. Però Ma ha già dato la loro sufficienza. Però io ho una teoria che quando si è illuminato prima, le 2 volte prima, io sono passato dal 45% di batteria al 20% in un botto solo, come se avesse, cacchio, prendo tutta l'energia per farmi sentire. Andre, siamo in luna crescente. Esatto. Siamo in luna crescente, assorbono tanto l'energia. Eh sì. La assorbono tanto. Voglio provare ad andare di qua. Rosa. Era questo il forno camino che usavi per cucinare le tue vittime? Che è successo? K2. Era qui che li uccidevi? Che li cucinavi? Ti hanno sorpresa qui? Quando sono arrivati quegli uomini che ti hanno prelevata. Stavi cucinando qui le tue vittime. È così? Io direi, magari se Dani va là, di riprovare ancora con le carte. Ragazzi, la partita è stata. Ancora? Si è spenta proprio? No, l'ho spenta io. Rilevamento del volto vicino al K2. È morta. La conosci questa? Cos'è stato? Anche se tu. Bravo! La conosci questa?
Questa qua so che si usava un tempo. È uno strumento di comunicazione. Può farti parlare. Vuoi che la usiamo? Te la metto qui. Guarda, 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 guarda. Oh, Guarda. Guarda che roba. La conosci allora la tavola? Non illuminarlo troppo perché sennò con la torcia. Sì, ho visto. No, ma io lo ripeto, non si vede. Guarda che roba. No. Ok, fallo arrivare fino al rosso. Facci vedere la tua energia. Guarda. Quindi conosci la tavola Ouija? Vorresti che ti evocassimo? Fammi vedere quanto lo vuoi. Fai arrivare lo strumento fino al rosso. Comunque ragazzi, Adesso troppa energia. c'è. No, lei Comunque- carica al massimo finché poi Sì, ma quando ho visto la tavola Ouija non ho capito più niente. Beh, ma gli ha fatto una specifica domanda. Se con questa vuole tornare indietro, perché l'altra volta ce l'aveva detto che tramite un sacrificio voleva tornare indietro. Comunque io posso fare un'osservazione. Sicuramente loro che ci staranno guardando diranno ragazzi, ma siete, cioè, avete fumato qualcosa? Scentrati, sì. Però in questo momento c'è un odore d'erba di marijuana pazzesco. Pazzesco. Non vi sto prendendo per il O è qualche graminacea che esiste qua nel bosco. Qualche che ha- muschio. Però io non volevo dirlo perché poi magari... Strega. Ma qui ha dato il meglio di sé. Ormai Sì. no, si deve caricare ancora. Ascolta, io proverei a fare il Ghost Box qua. Sì? Il Raven. Mm. Proverei a fare il Raven per cercare di capire se ha qualcosa ancora da dire. Ma prima tirerei fuori una carta per vedere se ha se la carta Certo. ci dice un qualcosa in riferimento alla situazione che si sta Svolgendo. svolgendo ora. Andiamo, vieni. Guarda K2. Guarda. Sta andando, guarda ancora. Wow. Cosa dice la carta? Un Questo uomo? caso, l'uomo. Boh, in particolare quello che gli è magari è legato il cappio alla gola. E guarda K2. È stato lui a vedi, tirarla vedi? su. Secondo me lui lo sapeva. Avevano fatto un patto loro due. E secondo me lui è stato quello che l'ha denunciato, diciamo. Sì, perché Quello che gli è questo... stato il cappio alla gola. Quindi quello da cui è partita la questione, tu dici? Molto probabile. E quello che ha fatto partire la questione è quello che l'ha impiccata. Come a Ha dire, l'elmo da soldato. Quindi questo potrebbe essere la gendarmeria di una volta. O potrebbe essere magari lo stesso boia che l'ha... o magari una persona molto temeraria, molto... Un sindaco. O un... una persona che faceva metteva in atto la legge in quella... Sì, sì. circostanza. Quindi il fatto dell'impiccagione, quindi il mettere in pratica la legge, potrebbe essere confermata. Quindi è qua dove ti hanno prelevato. Io la intendo così, raga, eh. Io la posso intendere così. Io sto ragionando, ma possono esserci tanti ragionamenti da fare. Puoi darci un altro elemento con quelle carte? Dove sta un'altra carta?
La dama nel bosco. Mamma mia. Mhm. Facciamo il Raven. Io no. Proviamo a fare il Raven.